Hai mai provato quella sensazione? Quel momento in cui incontri qualcuno e dentro di te qualcosa si accende. Non è solo attrazione, è più profondo, più intenso. È come se l'universo stesso avesse orchestrato questa connessione. Come se ogni singolo momento della tua vita ti avesse condotto esattamente a questo incontro. Non è casualità, è destino. E quando succede lo senti nelle ossa, nel sangue, nell'anima. Non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. Solo una chiarezza cristallina che ti dice: ecco, finalmente sei arrivato. Questa è la connessione autentica. Questa è la persona che è destinata a te. E oggi ti mostrerò come riconoscerla, come non accontentarti di meno e perché quella sensazione di certezza è il segnale più potente che l'universo possa darti. Il silenzio dell'anima, quando tutto è giusto. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio. Ti sei mai svegliato nel cuore della notte con 1000 dubbi? Mi ama davvero? Valgo abbastanza per lui? Se ti ritrovi a vivere così, fermati. L'amore autentico non ti lascia nell'incertezza. Viviamo in un mondo che ha romanticizzato la sofferenza amorosa. Ci hanno fatto credere che se qualcosa brucia, se fa male, allora deve essere importante. Che bugia! Hanno trasformato l'ansia in passione e la confusione in mistero. L'amore vero è come respirare. Non devi pensarci, non devi implorarlo, non devi conquistarlo ogni maledetto giorno. Quando qualcuno è veramente destinato a te, è come tornare a casa dopo un lungo viaggio. Non stai recitando, non stai facendo calcoli mentali prima di inviare un messaggio. Troppe persone scambiano il dramma per passione. Se ogni interazione ti lascia esausto, se ti senti come se stessi camminando sulle uova, quello non è amore. È stress travestito da relazione. L'amore autentico ti espande, non ti rimpicciolisce. La verità è che quando incontri qualcuno che è veramente destinato a te, c'è una calma che si impossessa di te. Una certezza silenziosa che non richiede spiegazioni. Non perché tutto sia perfetto, ma perché anche nelle tempeste la connessione rimane salda. Le persone destinate a noi ci vedono veramente, nei nostri momenti più bui e in quelli più insignificanti. Ricordano i dettagli, non perché sono importanti, ma perché tu sei importante per loro. La chiarezza dell'amore vero non è nell'intensità delle emozioni, ma nella loro costanza. Non nei grandi gesti, ma nella quotidianità, nel modo in cui ti guardano quando pensi che nessuno ti stia osservando. Meriti una connessione che non ti lasci nel dubbio. Guarda i gesti, non ascoltare le promesse. Non dobbiamo preoccuparci di vivere a lungo, ma di vivere bene, perché vivere a lungo dipende dal fato, vivere bene invece dalla nostra anima. Seneca, le parole sono aria, possono essere bellissime, poetiche, ma restano aria. Le parole non sono fatti. Le promesse non sono azioni, le intenzioni non sono risultati. Nel mondo dei messaggi istantanei, degli emoji cuore inviati con facilità, abbiamo dimenticato il valore delle azioni concrete. Ti amo è facile da dire, ma quanti lo dimostrano quando richiede sacrificio e costanza? Ho conosciuto uomini capaci di scrivere messaggi commoventi, ma incapaci di presentarsi puntuali. Persone che giurano di esserci per sempre, ma il loro per sempre dura finché non appare qualcosa di più interessante. Le parole sono facili, chiunque può dire cambierò, questa volta sarà diverso, ma osserva, stanno cambiando davvero? È realmente diverso questa volta? Un esempio, se qualcuno ti dice che sarai sempre una priorità, ma rimanda sistematicamente i vostri appuntamenti, qual è la verità? Le sue parole o le sue azioni? L'amore non è un discorso. È una serie di scelte quotidiane, è ricordarsi le piccole cose, che detesti quel cibo, che hai paura di qualcosa, che adori quel particolare cioccolato. L'amore si mostra nei dettagli, nelle azioni apparentemente insignificanti, ma che, sommate, creano un panorama di cura. Chi ti ama lo dimostra non quando è facile, ma proprio quando sarebbe più semplice non farlo. E attenzione alle scuse, siamo tutti occupati, siamo tutti stanchi. Ma troviamo tempo per ciò che riteniamo importante. Se vogliono vederti, lo faranno. Se vogliono chiamarti, lo faranno.
Non confondere l'eloquenza con l'affidabilità. Non permettere a belle parole di distrarti da comportamenti mediocri. Merita la tua fiducia solo chi dimostra con azioni costanti che sei importante. Ricorda, l'amore è un verbo, non un sostantivo. È qualcosa che si fa, non si dice solamente. Non è amore se devi inseguirlo. Non è possibile bagnarsi 2 volte nello stesso fiume, perché nuove acque scorrono sempre. Eraclito, abbiamo romanticizzato l'inseguimento. Film, canzoni, poesie ci hanno insegnato che se qualcuno è distante, noi dobbiamo lottare più duramente, che l'amore è qualcosa da conquistare. Ma ecco la verità: se devi convincere qualcuno ad amarti, non ti ama. Punto. Se devi elemosinare attenzioni, interpretare messaggi ambigui cercando di capire cosa l'altra persona prova per te, ti stai già muovendo nella direzione sbagliata. L'amore vero non è intermittente. Non è presente il lunedì e assente il martedì. Non si manifesta quando l'altra persona è annoiata e scompare quando trova qualcosa di più interessante. Questa non è passione, è manipolazione. Ho visto troppe persone trasformarsi in detective delle proprie relazioni. Analizzano i messaggi, calcolano i tempi di risposta. L'amore non dovrebbe trasformarti in un investigatore privato della tua stessa vita. La verità brutale: quando qualcuno vuole stare con te, lo fa. Non ci sono complicazioni, non ci sono scuse, non ci sono "sono troppo occupato", "ho bisogno di spazio". Queste sono solo formule gentili per dire "non sono abbastanza interessato". Certo, ognuno ha i propri tempi e paure, ma queste non sono scuse per trattarti come un'opzione. L'amore non è una promozione professionale. Non devi presentare il tuo curriculum e sperare di essere selezionato. Una persona che è destinata a te ti sceglie attivamente, ogni giorno. Non ti fa sentire in competizione per la sua attenzione. Non ti fa sentire fortunato per avere le sue briciole di tempo. La cosa più coraggiosa che puoi fare è smettere di inseguire, non per strategia, ma per rispetto verso te stesso, perché meriti qualcuno che ti vede come una priorità, non come un'opzione. Qualcuno che, anche nei giorni più impegnativi, trova 5 minuti per farti sapere che sta pensando a te. Le tempeste rivelano i veri compagni di viaggio. Non è il vento che decide la tua destinazione, ma come posizioni le vele. Epitteto: la vita non è un film romantico con filtri Instagram. È anche perdere il lavoro, ammalarsi, affrontare lutti. E se vuoi capire chi ti ama, non guardare chi c'è nelle foto della festa, ma chi resta quando la festa è finita e c'è da pulire il caos. Le difficoltà sono il grande rivelatore di verità. Separano chi ti ama veramente da chi semplicemente godeva della tua compagnia quando tutto andava bene. Ho visto relazioni apparentemente solide sgretolarsi alla prima difficoltà e legami fragili trasformarsi in acciaio sotto pressione. In questo mondo di relazioni usa e getta, l'amore vero non ha una clausola di recesso quando le cose si complicano. L'amore autentico dice: non so come affronteremo questo problema, ma lo faremo insieme. Matteo e Lucia stavano insieme da 2 anni quando a lei fu diagnosticata una malattia grave. Le serate al ristorante furono sostituite da visite mediche. Molti amici suggerirono a lui di pensare al suo futuro. Invece imparò tutto sulla malattia, modificò i suoi orari, trovò nuovi modi per creare gioia anche nei giorni più difficili. Non perché fosse un santo, ma perché amava Lucia, non un'idea di lei, ma lei. Chiediti, chi è rimasto al tuo fianco nei tuoi momenti peggiori? Non chi ha mandato un messaggio generico, ma chi ha fatto la differenza concreta. Chi ha portato la spesa quando eri troppo stanco. Chi ti ha visto vulnerabile e non è fuggito. Le tempeste della vita non sono ostacoli all'amore vero, sono le sue prove. E se qualcuno non è disposto a bagnarsi con te sotto la pioggia, non merita il tuo ombrello quando torna il sole. L'amore che resiste alle tempeste non è perfetto, è reale, non è fatto di proclami social, ma di presenza silenziosa. E in un mondo di connessioni fragili, questo è il miracolo più grande. Chi ti fa respirare, non chi ti toglie l'aria.
È meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Zenone di Cizio, ti sei mai sentito come se stessi trattenendo il respiro? Come se dovessi misurare ogni parola, filtrare ogni emozione per paura di rompere un equilibrio fragile? Non stai vivendo un grande amore, stai sopravvivendo in una prigione emotiva. L'amore autentico ti espande, non ti contrae. Ti fa sentire più te stesso, non meno. È uno spazio dove puoi respirare profondamente. Eppure, quante persone confondono l'ansia per passione, lo stress per intensità, la gelosia per cura. Ecco la verità. L'amore sano porta pace, non caos. Porta stabilità, non confusione. Se ti ritrovi nell'incertezza, se ogni interazione lascia più domande che risposte, se ti senti emotivamente esausto, quello non è amore. È dipendenza emotiva travestita da passione. Maria restava con Paolo nonostante lui scomparisse per giorni e la facesse sentire paranoica. Ma l'amore non è facile, diceva. Se fosse semplice non varrebbe la pena. Quante bugie. L'amore può attraversare difficoltà, ma non è intrinsecamente difficile. Non dovrebbe essere una battaglia quotidiana. L'amore vero è come una casa dove puoi deporre le armi, toglierti l'armatura, essere vulnerabile senza paura. Le tue imperfezioni sono viste e accettate, non usate contro di te nei conflitti. Chiediti, questa relazione mi fa sentire in pace o in guerra? Mi sento come se stessi riposando o sempre in allerta? Troppe persone restano in relazioni che rubano la loro pace per paura della solitudine. Ma c'è una solitudine peggiore, sentirsi incompresi, non visti, mentre si è circondati da altri. Riconosci i segnali. Se dopo aver passato tempo con qualcuno ti senti prosciugato, se giustifichi comportamenti che feriscono, se devi rimpicciolirti per far spazio all'altro, questi non sono segni d'amore, ma campanelli di allarme. Meriti un amore che sia un rifugio, non una tempesta. Un amore che aggiunga alla tua vita, non che sottragga. Un amore che, anche nei conflitti, mantiene il rispetto come fondamento. Non accontentarti di briciole emotive quando meriti un banchetto. E non permettere a nessuno di farti sentire come se dovessi guadagnarti l'amore che meriti. Il coraggio di restare soli piuttosto che male accompagnati. Il saggio è autosufficiente. Questo non significa che desideri essere senza amici, ma che sa farne a meno. Seneca. La paura ti sussurra: accetta questo amore mediocre, potrebbe essere l'ultimo. Ti dice: meglio una relazione imperfetta che nessuna. Ti convince che la solitudine è da evitare a tutti i costi. E così accettiamo compromessi che sono capitolazioni. Rinunciamo a parti di noi stessi. Abbassiamo gli standard. Ignoriamo segnali evidenti. Tutto perché la prospettiva di stare soli ci terrorizza più di una relazione che ci prosciuga. Ho visto persone brillanti accontentarsi di relazioni insufficienti, donne potenti rimpicciolirsi per non intimidire partner insicuri, uomini sensibili indurirsi per corrispondere a ideali tossici, persone creative abbandonare passioni perché il partner le considerava inutili. La verità è che la solitudine è preferibile a una relazione che ti chiede di essere meno di ciò che sei. La solitudine è temporanea. Il danno dell'accontentarsi può durare una vita. Quando accetti una relazione mediocre per paura, stai bloccando lo spazio che potrebbe essere occupato da un amore autentico. Stai riempiendo un posto riservato a qualcuno che ti vede veramente, che non ti chiede di tagliarti pezzi d'anima. Ti hanno fatto credere che c'è una scadenza per l'amore, che dovresti accettare ciò che c'è ora, perché il meglio potrebbe non arrivare. Questa è una bugia. L'amore autentico non ha fretta, non segue il calendario sociale. Arriva quando tu e l'altra persona siete pronti, non prima, non dopo. Nel frattempo, la solitudine è un'opportunità per approfondire la relazione più importante, quella con te stesso. Un'occasione per scoprire chi sei veramente quando non ti definisci attraverso gli occhi altrui. È nella solitudine che sviluppiamo la forza per riconoscere l'amore autentico. È nell'autosufficienza che costruiamo la capacità di scegliere un partner da una posizione di potere, non di disperazione. Il coraggio non è solo affrontare draghi esterni, è anche confrontarsi con quelli interni.
È guardare la paura della solitudine e dire: preferisco la pace della mia compagnia che il caos di una relazione sbagliata. Quando impari ad essere felice da solo, diventi libero di scegliere relazioni che aggiungono alla tua vita, non che la definiscono. Chi è destinato a te non ti chiederà mai di essere meno. Ti inviterà ad espanderti, a diventare la versione più autentica di te stesso. L'universo ha un piano, anche quando non lo vedi. Se un uomo sa dove va, il mondo intero si farà da parte per lasciarlo passare. Cleante, c'è un ritmo nell'universo che spesso non comprendiamo. Vogliamo l'amore oggi, non domani. Il successo ora, non tra 5 anni. Le risposte immediate, non nel tempo. Ma la vita raramente segue i nostri programmi. E in questo apparente caos c'è un ordine superiore. È ciò che chiamo tempistica divina. Pensa alle relazioni passate che ti hanno spezzato il cuore, a quei no che ti hanno fatto piangere, a quelle porte chiuse quando sembravano la tua unica via d'uscita. Quanto di ciò che allora sembrava tragedia, ora si rivela salvezza. Quante volte hai ringraziato che quella persona non fosse rimasta nella tua vita? La tempistica divina non riguarda l'attesa passiva, riguarda la preparazione attiva. Ogni relazione fallita, ogni delusione ti ha insegnato qualcosa, ti ha raffinato per riconoscere l'amore che è destinato a te. Se incontrassi oggi la persona giusta, ma non fossi ancora la persona che devi essere, la riconosceresti? O la saboteresti con vecchie ferite e insicurezze? E se i ritardi non fossero punizioni ma protezioni? Se le attese non fossero negazioni ma preparazioni? Se ogni non ancora fosse in realtà un non ancora pronto? L'impazienza ci spinge a forzare porte che dovrebbero restare chiuse, a restare in situazioni da cui dovremmo andarcene. E in questa fretta rischiamo di compromettere ciò che desideriamo. L'amore destinato a te arriverà con un senso di inevitabilità, come se ogni passo della tua vita ti avesse condotto precisamente a questo punto, a questa persona. Nel frattempo vivi attivamente, coltiva la tua anima, guarisci le tue ferite, diventa la persona che attira naturalmente l'amore che meriti. Ciò che è destinato a te non ti passerà mai accanto. Non importa quante deviazioni la vita ti imponga. Ciò che è veramente tuo ti troverà e lo riconoscerai non perché è perfetto, ma perché ti si adatta perfettamente, come una chiave forgiata per la serratura del tuo cuore. Fidati del processo. Fidati che l'universo ha un piano per te infinitamente più bello di qualsiasi cosa tu possa progettare da solo. La pazienza non è solo una virtù, è un atto di fiducia. Fiducia che tutto sta accadendo esattamente come dovrebbe e che l'amore destinato a te sta già facendo il suo viaggio per incontrarti, anche mentre ascolti queste parole. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.